Allora creo un piano e su questo piano importo un oggetto dalla 3D Warehouse. Mi scrivo ad esempio qua divano. Così prendo questo oggetto, lo scarico e lo posiziono all'interno della scena. Mi metto in una vista prospettiva e creo un piano e una parete dietro di noi. Mi posiziono in una determinata vista e vado a salvare la scena. Adesso se io vado nel setup dei render di V-Ray, vado nel settaggio render e imposto un render a bassa qualità. Subito dopo vado a lanciare un render interattivo. E quindi questo è il risultato. Come ti dicevo, quando tu lavori con V-Ray per SketchUp, lui automaticamente, senza che tu faccia niente, ti imposta già un sole e un cielo. Io se voglio valutare, diciamo, le luci all'interno della scena, devo andare a spegnere queste luci e questo cielo, in modo tale che tutte le luci che tu vedrai saranno prodotte dalle luci artificiali che noi inseriremo nella scena. Intanto vado in render output e rendo questo il render output un pochino più grande in modo tale che si vede meglio. Per spegnere il sole entro nel settaggio di V-Ray, vado nella lampadina, seleziono il sunlight, apro questo pannellino laterale e vado a spegnere il sole. Però spegnere soltanto il sole non basta, io devo spegnere anche il cielo, che è visto come un'entità esterna rispetto al sole, e quindi va spento a parte. Vado nella rotella, vado nella sezione Environment, qui in questo canale c'è caricata una mappa. Io me ne accorgo perché quando sono grigio chiaro e grigio scuro sono vuoti i canali, quando invece sono di colore azzurro e grigio scuro, allora c'è all'interno una mappa. Infatti, se io clicco qui sopra, vedo che c'è appunto un sunlight, quindi c'è un sole, un environment sky, c'è un cielo legato, diciamo, al, al sole. Quindi andandolo a disabilitare, adesso se vado a fare di nuovo il render interattivo, tu vedi che il render è completamente buio. Questo vuol dire che nel momento in cui io ora andrò ad inserire diciamo andrò a inserire delle luci, queste saranno le uniche che andranno a
Quindi chiudo. Le principali luci di V-Ray sono elencate qua in questo rigo superiore. Abbiamo questo Light Gen, praticamente è un pannellino che ti permette di impostare automaticamente delle condizioni eh, di luce, però non lo utilizziamo. Poi queste qua invece sono le luci per interno. Abbiamo una rectangle light che sarebbe una luce rettangolare che volendo nelle ultime versioni di V-Ray può anche diventare circolare, una luce sferica, una luce a forma di cono, una luce IES che prende dei file IES e li collega a questa luce, dei file IES che permettono di creare l'illuminazione di vere e proprie luci reali. La Omnilight, che è un piccolo puntino di luce che emette luce da tutti i lati, la Dome Light sarebbe quella lì che abbiamo usato per gli esterni, per illuminare tramite le mappe HDR e quindi solitamente crea quindi una calotta virtuale attorno al nostro modello 3D sulla quale viene spalmato queste mappe HDR che appunto emettono la luce e i colori contenuti all'interno delle mappe. Se io non carico nulla all'interno della Dome Light, lui emetterebbe comunque una luce tramite un colore che io poi posso impostare. Per finire, abbiamo la Mesh Light che ti permette di convertire in luce qualunque oggetto 3D presente nella scena. Quindi, per esempio, se tu in 3D crei una scritta, la puoi far diventare luminosa, oppure un cubo, una sfera o qualsiasi altro oggetto tu vuoi, può essere convertito praticamente in una, eh, diciamo, può essere convertito in una luce. Queste sorgenti di luce che tu vedi qua, a parte questa qua, la Dome Light, riescono a ricoprire tutte le tipologie di luci che stanno all'interno, diciamo, di un interno architettonico. Partiamo dalla luce rettangolare che è tra le più utilizzate. Quando io la clicco, mi poggio su una faccia e vedi che emette, si crea un rettangolo con una freccia. Questa freccia indica il verso il quale lui sta emettendo luce. Se io vado a stringere così la mia area di lavoro e vado ad aprire, vado a lanciare il mio render interattivo, tu vedi che io a terra vedo un piano, un plane, e tu vedi che lui sta mettendo luce dal lato della freccia. Se rimpicciolisco, quindi per rimpicciolire lateralmente, questo qua si chiama il V-Ray Frame Buffer, l'area di lavoro entro la quale lui fa i render. Se tu ti avvicini a questi elementini che di solito sono aperti qui e qui, quindi ti avvicini qui, stringi questi elementi per rimpicciolire l'area di disegno. Quindi se tu ti sposti e ti metti nella parte centrale, vedi che compaiono due freccine con due linee verticali. Questo ti permetterebbe di aprire di nuovo il pannello che noi abbiamo chiuso. Se invece ti metti più sopra, vedi che la freccina diventa due frecce verso destra e verso sinistra che ti permettono appunto di andare a allargare o a stringere ehm, direttamente quello che è l'area di lavoro. Visto che io ora ho lanciato un render interattivo, io vedrò in tempo reale i cambiamenti che apporto su questa luce. Quindi se io ora questa luce la seleziono e la vado a sollevare,
Ora non vedo niente più perché lei sta illuminando verso l'alto, ma se io la prendo e la ruoto così verso il basso e la sposto e la porto qui superiormente, tu vedi che lei sta illuminando questa scena. Noi ora il pannello lo vediamo fisicamente, quindi vediamo proprio fisicamente un oggetto che sta illuminando qui nella parte bassa. Se io entro nelle proprietà del pannello di luce, per entrare nelle proprietà basta semplicemente che tu lo selezioni, ti sposti nella modalità della lampadina e lui qua ti fa vedere la luce. Qui ne vedi il nome, qui ne vedi l'intensità e qui ne vedi un'anteprima del suo colore. Volendo puoi anche selezionarla e puoi o duplicarla o salvarla o cancellarla o rinominarla. Quando nella scena avrai una quantità maggiore di luci, può essere anche comodo andare a rinominarle, dandogli il nome magari del tipo di luce della stanza in cui si trova, per riuscire poi più velocemente a ritrovare, diciamo, quando qui dentro avrai molte luci. Quindi se io vado in rename, posso per esempio questa qua chiamare luce salone, diciamo, puoi dare qualsiasi nome vuoi tu. Aprendo il pannello di lato, qui vediamo le proprietà della luce. Quindi abbiamo detto che qui con questo selettore io posso attivare e disattivare la luce. Visto che in questa scena c'è soltanto questa luce, quando la disattivo tu vedi che l'illuminazione diventa completamente buia. Qui abbiamo il colore della luce. Io posso entrare all'interno di questo pannello e posso scegliere qualsiasi tipo di colore. Man mano che io cambio il colore, tu vedrai in tempo reale che la scena si colora completamente con quel determinato colore. Esiste anche un'altra modalità per fissare il colore ed è data da questo rigo che c'è qui sotto, ovvero tramite la temperatura data in gradi Kelvin, quindi una luce a 5500 gradi Kelvin e diciamo un bianco caldo, una luce a 6500 gradi Kelvin e un bianco freddo. Valori superiori a 6500 sono delle luci fredde, quindi che vanno nell'azzurro. Valori inferiori al 5005 sono luci calde che vanno nell'arancio e nel giallo. Quindi quando tu decidi di andare a illuminare, tu puoi decidere a secondo del tipo di stanza se utilizzare delle luci calde, delle luci fredde oppure creare dei giochi e dei contrasti tra luci calde e luci fredde. Quindi se questo lo porto per esempio a 7000, tu vedi che la luce diventa, come si vede anche qua, diventa azzurra. Ovviamente la luce ha bisogno poi di essere regolata a livello di intensità. Infatti qui vediamo che è abbastanza buio. Però prima di vedere questo, vediamo che noi possiamo anche inserire all'interno della luce una mappa. Quando clicchiamo qui sopra, qui vediamo tutta una serie di voci. Queste voci si chiamano mappe procedurali. Alcune, diciamo, vengono principalmente utilizzate nei materiali, però all'interno di V-Ray lui qua te le fa vedere tutte quante. Io per esempio potrei prendere una bitmap, quindi una fotografia, e lui emetterebbe la luce di quella fotografia. Ad esempio, se tu stai riproducendo la luce prodotta da una televisione accesa, potresti prendere tipo l'immagine di uno schermo televisivo e fargli proiettare la luce contenuta all'interno di quella immagine, ad esempio. Quindi andando su Bitmap potresti caricare questo tipo di immagine, oppure qui potresti creare una mappa colore
Oppure qui potresti creare una mappa temperatura che andando qui sopra e mettendo temperatura praticamente fa la stessa cosa che faceva prima, cioè tu puoi fissare la temperatura da un colore caldo a un colore freddo, anche se comunque potevi benissimo farlo da questo selettore qui. Se invece qui dentro io per togliere una mappa posso o sovrascriverla, quindi clicco su bitmap e vado ad esempio a prendere una fotografia qualsiasi, la carico qui dentro e ovviamente non tutte le fotografie ottengono, diciamo, un effetto che si vede subito ad occhio nudo, però per esempio vedi qua adesso si vede l'immagine che noi abbiamo messo qui dentro e aumentando la luce, tu vedi che la luce è leggermente influenzata dai colori che si trovano all'interno della fotografia. Se invece vuoi creare una luce normale, quindi che emette semplicemente luce, vai a togliere questo flag qua vicino. Qui abbiamo detto che c'è l'intensità della luce, intensità che è data principalmente nell'unità di misura che è indicata qui sotto. Qui ci sono varie unità di misura, tra cui questa qui default scalar è un'unità di misura adimensionale, cioè che vuol dire non è una reale unità di misura. Infatti penso che tu non hai mai sentito un'unità di misura che si chiama dell'illuminazione che si chiama default scala. Quando mettiamo default scala, praticamente abbiamo un numerino che va da 1 a un valore infinito, più quel numero diventa alto e più la luce diventa forte. Ehm, Di solito però si preferisce, per ottenere dei risultati più realistici, si preferisce utilizzare come unità di misura delle unità di misura reali. Quindi, per esempio, qua ci sono i lumen, i luminance, i radiant power watt o i radiance. Noi, per esempio, in Italia lavoriamo spesso con i watt, anche se comunque il watt diciamo, non è un'unità di misura legata alla potenza della luce, ma più legata al consumo. Cioè quando noi diciamo una luce di 100 watt, in realtà è vero, più per esempio una luce di 100 watt illumina di più di una luce di 50 watt, però in realtà questi watt si riferiscono più al consumo che non all'intensità, anche se comunque consumo e intensità sono comunque legati. Ehm, quindi in questo caso, se io qui dentro, per esempio, scrivo 100, lui adesso sta producendo diciamo, una forza di luce pari a 100 watt. Quando il cursore tu vedi che arriva qua in fondo, non vuol dire che lui non può andare oltre. Infatti, se io vado qui dentro e nel numerino scrivo un numero maggiore, tu vedi che comunque lui cammina e mi permette quindi di andare a mettere l'unità di misura che io voglio. In questo pannellino qua Shape abbiamo la forma della sorgente luminosa. Per quale motivo io potrei voler cambiare la forma della sorgente luminosa? Noi abbiamo detto, cioè io ti ho accennato all'inizio, che queste luci di V-Ray praticamente simulano le luci reali che si trovano all'interno di un'abitazione. Quando noi lasciamo la forma rettangolare è perché effettivamente la fonte luminosa diciamo ha una forma rettangolare e quindi per esempio può essere un neon, può essere dei faretti rettangolari se li fai un po' più piccoli, quindi lui effettivamente qua riproduce una forma rettangolare che emette luce
dal lato della freccia. Nelle opzioni qui io ho anche la possibilità di mettere disco e quindi lui emette una forma, cioè si trasforma in una forma circolare. Quando la forma è rettangolare, io qui sotto tengo due parametri, usize e bsize, che mi permettono di regolare la dimensione del pannello di luce in orizzontale e in verticale. Quindi invece di andarlo a scalare manualmente, se voglio dargli diciamo delle dimensioni ben precise, io vado direttamente all'interno di questo, diciamo, di questo pannellino e vado direttamente a impostare qui dentro quella che è l'unità di dimensioni del pannello di luce. Se invece qui mi metto in modalità disk, tu vedi che questo diventa un disco e il valore diventa uno solo e corrisponde al raggio di questo cerchio. Qui abbiamo un parametro che si chiama directionally, cioè sarebbe per come è impostato a 0, questo qua indica l'apertura del cono di luce. Normalmente quando è impostato a 0 il cono è completamente aperto, quindi lui crea una luce che va da tutti i lati in questa maniera. Se vado a stringere questo cono, tu vedrai che la luce diventerà più concentrata, tipo occhio di bue, però aumenterà anche la sua intensità. Quindi se io prendo questo elemento e lo vado a spostare così, man mano che lo sposto, tu vedi che vicino alla parete, aspetta, aumentiamo ancora un poco di più l'intensità, tu vedrai che man mano vicino alla parete si va a stringere il cono. Vedi anche qua nell'anteprima si vede, se lo porto qui in fondo, tu vedi che lui si stringe completamente e aumenta anche di molto la sua intensità. Vedi, adesso qua è più, eh, rispetto a prima, è molto più bruciato. Man mano che invece vado nuovamente a riallargare il cono, la luce diventa sempre più morbida e produce anche delle ombre un po' più morbide. Nelle opzioni abbiamo varie opzioni, tra cui per esempio Invisible, che mi permette di rendere la luce invisibile, però continua ad emettere luce. Quindi per disattivarla io dovrei premere questo flag qui sopra, quindi non Invisible. Invisible quando serve. Noi quando utilizzeremo queste luci le utilizzeremo in due modi, o avvicinandole, accostandole ad un oggetto 3D che rappresenta effettivamente l'elemento luminoso. Quindi, per esempio, io ho una lampada e avvicino questo elemento sotto alla lampada, rendo questa luce invisibile e quindi ho come l'impressione che la lampada stesse effettivamente emettendo luce. E quindi in questo caso io ho bisogno che la sorgente luminosa continui a mandare luce ma sia invisibile. Poi ci saranno anche dei casi in cui io voglio tenere visibile questa lampada, ad esempio quando faccio dei faretti, se voglio comunque vedere il disco luminoso sotto al faretto, io lo lascio con la modalità invisibile non fleggata e quindi lui diciamo si continuerà a vedere e quindi fisicamente io risparmio anche di modellare il disco, diciamo, del faretto. Questo no decay deve essere sempre non attivo perché questo qui disabiliterebbe la decadenza della luce. E invece noi vogliamo che la decadenza della luce ci sia perché nella realtà c'è.
Shadow ovviamente lo lasciamo sempre attivo perché noi vogliamo che la luce produca ombre. Questo double side praticamente che cosa fa? Normalmente la luce tu vedi che ha una freccia rivolta verso un lato. Nella sua normalità, quindi senza double side attivo, lei emette luce solo verso il basso. Attivando questo double side, lei emette luce da entrambi i lati. Infatti, se io ti prendo per esempio questo, oppure qui vado a creare un cubetto, tu il cubetto lo vedi illuminato perché la luce sta uscendo anche fuori. Se io vado a togliere il double side, tu il cubetto non lo vedi più perché lui qua sopra non sta più emettendo luce. A proposito, se tu prendi una luce e la cali, vedi che la parte che non emette luce è di colore nero, la parte dove emette luce è di colore bianco. Per non vederla proprio, io dovrei mettere invisible e quindi vedrei soltanto l'effetto della luce, diciamo, senza vedere fisicamente l'oggetto luminoso. Questi altri parametri di solito, diciamo, non vengono quasi mai eh, toccati. Al massimo, per esempio, io potrei disabilitare l'affect reflection e specular se non voglio vedere riflessa la luce negli elementi riflettenti, però sono dei casi un po' particolari. Eh, Solitamente la scelta dell'unità di misura, quando noi scegliamo questo default scalar, perché ora, vedi, io adesso per esempio qui dentro metto 100 e questa è la luce che io ottengo. Se vado a mettere watt, tu vedi che la scena è diventata più buia. Perché? Perché quando noi scegliamo come unità di misura default scalar, la forza della luce dipende da due fattori, dipende dall'intensità che c'è qua dentro e dalla grandezza del disco. Quindi lavorare con l'unità di misura default scalar è un po' più complicato rispetto a utilizzare delle unità di misura normali. Infatti, se io metto qua il watt, questa è la luce che io ottengo, se io prendo il disco luminoso e lo faccio più piccolo, diciamo l'intensità della luce è sempre la stessa, quindi non dipende più anche dalla dimensione della sorgente luminosa. Quindi perché è più difficile lavorare con default scalar? Perché tu ti devi preoccupare non solo del valore numerico che dai alla luce, ma ti devi anche preoccupare di quello che è la dimensione che hai dato all'oggetto luminoso. Quindi è più facile lavorare con delle unità di misura reali che non lavorare con questo default scalar.